Bentornati in collegamento con Simak Tanninte qui da Visioni per un incontro legato al mondo della formazione, dell'alta formazione direi, perché parliamo di un'eccellenza nazionale e internazionale come il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta. Siamo con Alice Marcato, direttore generale della struttura. Benvenuta Alice. Grazie. Struttura per me di casa perché sono originario in quella zona, quindi mi trovo un po' a casa anch'io. Iniziamo subito raccontando oggi il Politecnico su cosa è concentrato, che cosa sta facendo. Allora, sicuramente il nostro target principale è la formazione di quello che è il futuro della manodopera. Il nostro obiettivo principale è quello di dare un riscontro a tutte quelle che sono le esigenze delle aziende ad oggi. Sicuramente non è facile attrarre giovani, ma con uno sforzo e una collaborazione condivisa stiamo cercando insomma di strutturare percorsi che abbiano un ampio respiro. Essendo noi patria della manodopera, della manifattura, i nostri corsi principalmente hanno un focus di carattere manifatturiero, quindi di produzione, che vanno dal taglio, all'orlatura, al montaggio e finissaggio, proprio perché c'è un grande ricambio generazionale e la richiesta di questo tipo di figure è veramente molto molto elevata, fino a poi arrivare a profili diciamo di più ampio respiro, che quindi vanno dalla modelleria all'industrializzazione, sviluppo prodotto e così via. Il rapporto con le aziende di filiera e in particolare con quelle della supply chain dell'innovazione è consolidato. Voi avete all'interno una vera e propria piccola fabbrica in qualche modo. Assolutamente sì, proprio per valorizzare ancora di più i nostri percorsi formativi, e su stessa richiesta delle aziende abbiamo sempre più implementato quella che ad oggi è a tutti gli effetti una fabbrica all'interno del nostro ente, perché abbiamo un'aula di taglio, un'aula di arlatura che è stata ampliata, montaggio e finissaggio, come anche abbiamo sviluppato un'aula dedicata alla pelletteria dove si realizza l'intero prodotto, quindi dal disegno proprio alla definizione, alla confezione, e anche ne stiamo costruendo uno per la sartoria abbigliamento, perché anche quello è un asset di grande richiesta. E in prospettiva che tipo di esigenze potreste avere come Politecnico dal punto di vista di un ulteriore aumento dell'innovazione e quindi anche di macchinari nuovi? Assolutamente sì. Allora, sicuramente l'innovazione è di giorno in giorno sempre più pressante. Il nostro obiettivo è quello di dare un riscontro sicuramente alle aziende, perché vogliamo che il Politecnico non sia solo un ambiente dove formare i ragazzi che vengono inseriti, ma l'obiettivo è anche quello di poter formare anche i tecnici manutentori delle macchine stesse, quindi un ulteriore supporto alle aziende, come anche diventare un punto di incontro tra chi produce i macchinari e chi invece poi li deve acquistare. Essendo Politecnico, io spesso amo dire un territorio neutro dove un po' tutte le aziende hanno il piacere di venire per formarsi, per aggiornarsi, e dall'altro lato i fornitori di tecnologie e di macchinari possono andare a incontrare e proporre, dimostrare quelli che sono ormai gli avanzamenti tecnologici sempre più importanti. L'intelligenza artificiale è un po' il mantra di questi tempi. Come è entrata nelle aziende calzaturiere e come sta entrando all'interno del Politecnico? Sicuramente è visto ancora molto lontano come adozione vera e propria. Noi stiamo cercando di fornire delle pillole di informazione ancora prima di formazione, perché per poter scegliere se intraprendere o no un percorso bisogna essere consapevoli di cosa ci si sta parlando. Quindi tutti gli imprenditori, quindi dalle aziende che siano B2B di piccole dimensioni fino al grande brand, ha sicuramente un alert, un'attenzione su questi temi, soprattutto in ambito di progettazione. Anche se è vero che anche in fase di produzione gli strumenti di intelligenza artificiale possono fornire dei dati e delle previsioni che possono sicuramente potenziare le fasi produttive. C'è molto da fare, cerchiamo di fare piccoli passi insieme ai gruppi di aziende, perché con dei piccoli passi si può andare lontano. Se invece si inizia a lavorare su troppe cose in contemporanea, poi diventa difficile mettere a sistema tutto. Abbiamo già parlato della sartoria come un nuovo fronte e concludiamo appunto con qualche prospettiva futura. Cosa c'è in cantiere? Cosa bolle in pentola, si dice? Allora, stiamo sicuramente strutturando dei percorsi formativi che siano un ibrido tra la tradizione e l'innovazione. Quindi il saper fare manuale è fondamentale. I nostri corsi partono sempre da una competenza
di base che deve essere quella del saper fare, che contraddistingue anche il Made in Italy. Quindi in tutti i percorsi stiamo andando a inserire sia l'utilizzo della macchina o dell'attività manuale, ma anche l'introduzione di innovazione, quindi con delle pillole formative che possono essere fruite in realtà virtuale, come anche attraverso dei visori. All'interno di un progetto europeo stiamo sviluppando dei contenuti per cui i ragazzi a bordo macchina possono poi andare a vedere quelli che sono gli step per utilizzare la macchina direttamente dai visori, quindi in realtà mista, ecco. Ringraziamo Alice Marcato, Politecnico Calzaturiero Riviera del Brenta, e a tra poco con un nuovo ospite. Grazie a voi.